Ecco, Ernesto, qui sono 20 centimetri e non va bene. Io l'avevo detto 19. Mussolini. Buonasera Duce, sono Marco Pascale del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Allora, la mia domanda verte sulla cosiddetta transizione ecologica green, le Sì. linee guida dell'Unione Europea che coinvolgono anche il settore dell'automotive e dell'automobile in generale, come lei sa. Sì. L'Unione Europea vuole imporre lo stop a tutti i produttori di auto di motori endotermici entro il 2035. Ecco, volevo sapere la sua opinione al riguardo e soprattutto cosa pensa di queste linee guida dell'Unione Europea, se sono sostenibili e che effetto possono avere queste sia sui consumatori sia sulla nostra economia in generale. Va bene, La grazie. ringrazio. Grazie Duce, grazie. Grazie. Ebbene, vi ringrazio per questa domanda. Una domanda a cui forse non ero preparato, stavo sistemando quello che è il simbolo del nostro grande partito, il Partito Nazionale della Fertilità, che si presenterà a queste elezioni europee. Tuttavia, spero di non averlo spostato perché sono 19, ecco, scusa. Dovete scusarmi, ma come sapete tengo tantissimo alla precisione. Come sa il mio amico Winston? È vero Winston? Yes, of course, Benito, yes. Ecco, vedete? Stavo dicendo una domanda che mi arriva inaspettata, ma alla quale non mi voglio sottrarre. Spesso, infatti, anche se non arriviamo preparati agli eventi che ci coinvolgono nella vita di tutti i giorni, come i guerrieri spartani dobbiamo essere presenti e pronti ad ogni evenienza. Davanti a me appunto il simbolo del Partito Nazionale della Fertilità, Picio Macio, e in occasione appunto di questa prima domanda per il nuovo anno, che coinvolge appunto l'Unione Europea, passo a rispondere alla domanda che voi mi avete fatto. Una domanda importante, che coinvolge la vita di ogni cittadino italiano. Come voi sapete, i numeri mi annoiano, ma è doveroso dire che in Italia esistono circa 35 milioni di veicoli che circolano, non tutti assieme, chiaramente, se no sarebbe un problema, corremmo delle code, no? Però milioni di veicoli circolano ogni giorno e la maggior parte degli italiani, a parte quelli che forse hanno la fortuna di vivere in grosse città, ha bisogno di un mezzo, di un veicolo a motore endotermico o elettrico, dato che recentemente si sono presentati sul mercato questi veicoli per spostarsi e andare al lavoro, a prendere i propri figli, a fare anche l'amore. Non dimentichiamo il contributo che le automobili hanno dato a una vita, mi lasci usare questa parola, sessuale, più intensa, che però non ha avuto rispecchi nella demografia, qualcosa che noi vogliamo cambiare. E vi ricordo anche che al primo punto del Partito Nazionale della Fertilità vi è la riapertura delle case chiuse, che sono chiuse, ma saranno aperte. Ti è piaciuta questa, Winston? Yes, I love it. Let's open them all for business. Sì, yes. ti ringrazio. Grazie, Winston. All right. Grazie. Allora, vorrei dividere la mia risposta in 3 punti, 3 piccoli capitoli, per esaminare quello che questa organizzazione, che non è uno Stato, che non è una nazione, che a volte sembra avere ramificazioni di tipo autoritario e totalitario, i cui componenti a volte sono coinvolti anche in scandali, ma di questo apriremo poi in separata sede un dibattito, chiamato l'Unione Europea, appunto
come questa organizzazione abbia ormai inciso sulla vita di tutti noi. Ricordo che tra poco questo mese si festeggiano i 25 anni dell'entrata in vigore dell'euro, la moneta unica europea, e il Partito Nazionale della Fertilità ha fatto una grande proposta, ovvero quello di dare la cittadinanza onoraria a Mario Draghi della città di Ramengo, dato che l'Unione Europea e l'euro hanno portato il paese a Ramengo, e ho già spiegato in separata sede l'origine di questa espressione. E quindi, caro sindaco di Ramengo, stiamo aspettando che tu faccia il tuo dovere e dia la cittadinanza a Mario Draghi. Se la merita, ha fatto di tutto appunto per portare l'Italia a Ramengo, e quindi che trovi il suo paese di appartenenza. In ogni caso, passiamo oltre. Mi scusi. Allora, un partito come il Partito Nazionale della Fertilità, che ha a cuore quelle che sono le sorti della nazione, sia biologiche che economiche, non può fare a meno di avere come faro principale della sua attività politica anche il rispetto del territorio. Quello che sto dicendo è che qualsiasi partito che appunto abbia a cuore il bene nazionale non può fare a meno appunto di prendersi cura di quello che è il territorio, e quindi l'ecologismo, la cura della terra e della nazione sono spontaneamente un tema principale che emerge nell'attività politica che noi vogliamo intraprendere. Altra cosa poi è diversa è invece quella di imporre comportamenti all'industria nazionale, in questo caso europea, per favorire quelli che sono grossi gruppi di potere. Voglio spiegarmi meglio. Benito, you're right. You're right, mate. Scusa Winston, mi sono perso un secondo, sì, Yeah. lo so, creo quel momento di tensione, cerca di capire, Alright. grande abilità retorica. Yeah, I was worried Scusa, for a anzi, second. guarda, sposto anche Piccio Macio, ecco, scusate, sono 16 centimetri, no, 17. Tentiamo una catena di Fibonacci, ce la faremo. Stavo dicendo... Pensiamo per esempio a quello che è il perseguire dei crimini che sono crimini contro l'ambiente. Ecco, questa è una cosa lecita. Dividere cioè tra ciò che è lecito e illecito, ciò che è il danno per una nazione o un paese e ciò che invece è il far bene. Esempio, potrebbe essere il versamento di scorie industriali in quello che è il territorio dello Stato, un crimine che il Partito Nazionale della Fertilità vuole punire con leggi draconiane, in quanto inquinare le falde acquifere o il terreno ha delle conseguenze ramificate che nel bene e nel male coinvolgono tutti noi e i nostri figli. E i nostri figli e basta, perché qui di bambini non ne fanno più nessuno e quindi si ferma lì la catena, ma non importa. Altra cosa invece è imporre ai produttori cosa produrre e cosa non produrre. Da parte di un'organizzazione che è l'Unione Europea, che appunto non è uno Stato, non è una nazione, ma sovrasta quella che è la nostra Costituzione, portandoci addirittura verso una guerra. Ricordo che l'Unione Europea ha addestrato militari ucraini in quello che è il conflitto nei confronti della Russia ancora in corso e che speriamo che nel 2024 si possa concludere. Ricordo che le direttive europee sovrastano le leggi nazionali, ovvero che abbiamo creato un sistema di due ordinamenti giuridici, a volte in competizione fra di loro, che non ha eguali in tutto il mondo. Forse solamente, e dico solamente, perché non conosco bene nei dettagli quanto sta accadendo, con la sola eccezione di Hong Kong, dove appunto esiste un ordinamento del distretto di Hong Kong in competizione con quello che è l'ordinamento della Repubblica Popolare Cinese.
Insomma, una situazione di grande confusione che ha portato il mio amico Winston... That's me, Benito. That's Non ti me, preoccupare, yes. no, vabbè. That's all È right. chiaro che sei un mio amico, lo sanno tutti ormai. Well, so Non ti proud to be your best preoccupare. friend, I Vabbè, must adesso- say. Yes. Va bene, ti ringrazio. That's all right. Stavo dicendo che ha portato il mio amico Winston e i suoi successori a tagliare i ponti con l'Unione Europea, in quanto non era accettabile per il popolo britannico avere un ente di cui non si capiva la forma in contrasto con le leggi del Parlamento di Westminster. E l'ho presa alla lunga e mi dispiace. E quindi, prima di continuare, facciamo una cosa, andiamo un attimo in pubblicità. Ernesto, stacchetto pubblicitario, grazie. Mussolini.shop, vintage audace. E siamo tornati qua in studio. Mussolini.shop, un grande negozio, un negozio audace, un negozio temerario, dove potrete trovare simboli e gadget che manterranno viva la nostra campagna politica e soprattutto che potranno abbellire sia il vostro guardaroba che la vostra casa. Fine stacchetto pubblicitario. Ripassiamo alla domanda che mi è stata posta, ovvero quello che riguarda la politica green, le direttive dell'Unione Europea che colpiscono in particolare il settore automobilistico. Come ho citato precedentemente, esistono 35 milioni di veicoli che fanno parte del parco veicoli di questo grande paese. Orbene, generalmente mi piace raccontare, anzi introdurre argomenti del genere con una piccola storiella. E questa è la seconda parte del mio discorso. Una storiella che avviene nella città di Nuova York alla fine del XIX secolo, entrando verso il XX. Nel tardo 1800 la città di Nuova York non conosceva un traffico automobilistico, in quanto le automobili non esistevano. E tutti i trasporti avvenivano come avvenivano nel resto d'Europa e nelle grandi capitali europee. Londra, Parigi, Berlino, tramite carrozze trainate da cavalli. I beni principali di prima necessità venivano trasportati a cavallo e in treno per le larghe distanze, ma nelle città principalmente a cavallo. Si arrivò nella città di Nuova York ad avere un parco cavalli, distinto da un parco macchine. Scusate, questo mi dà anche fastidio, lo sposto un attimo. E sono 23 centimetri, l'ho presa al volo. That's well done, Benito. Ernesto. Well done, must say. Grazie, Winston. You're super size and neat. Lo so. Yes. Comunque, stavo dicendo un parco cavalli di circa 200.000 cavalli che circolavano tutti i giorni per le città di Nuova York. Problema: ogni cavallo produceva 12 kg di merda, fatemi passare questa parola, che non è parola volgare, nel senso di scurrile, ma è parola del volgo, di modo che tutti mi capiscono. Oppure stavo dicendo 12 kg di merda al giorno. Moltiplicate 200.000 cavalli per 12 e avete circa 2.400.000 kg di merda prodotti ogni giorno da questi cavalli a Nuova York. Ora vi ricordo che i cavalli, quando appunto devono produrre tale prodotto prelibato, lo fanno dovunque, possono farlo. E quindi l'intera città di Nuova York era tappezzata da 2 milioni, oltre 2 milioni di chili di merda tutti i giorni. Il fetore che proveniva dalle strade era forte, acrido e intenso, tale da distrarre molte persone dalle loro occupazioni giornaliere.
Il peggio arrivava in inverno, quando la merda si mescolava alla neve e questa neve veniva spalata dalle strade della città, raccogliendosi sui bordi della strada, e la ragione per cui a Nuova York, quando voi andate e vedete i palazzi antichi, vedrete che i piani terra, le finestre dei piani terra dei vari palazzi sono ben alte rispetto alla strada, appunto per allontanarsi dai vari chili di merda che si raccoglievano lungo le strade mescolate alla neve, causando un fetore acro, pungente, fastidioso. Ma non solo. Alcuni di questi cavalli, per esempio, morivano. E quando morivano, non tutti potevano essere prelevati e portati al camposanto dei cavalli, dove risalivano verso il cielo per parlare con nostro Signore, Mario Draghi. Grazie, Mario. E quindi venivano lasciate le carcasse per terra, che si decomponevano. Questa era la situazione non solo della città di Nuova York, ma di tutte le città europee, tanto che si pensò verso la fine del secolo, adesso non mi ricordo bene la data, penso 1890 rotti, di organizzare una grande conferenza internazionale per risolvere quella che era un'emergenza ecologica causata dalla merda dei cavalli che avrebbe invaso il mondo. E al tempo non c'era Greta. Perché ci fosse stata Greta, cari signori, altro che cavalli, tutti a piedi o al massimo slitte trainate da chihuahua che producevano una quantità di merda inferiore. Chiamiamo questa quantità le emissioni di scarico, così ci capiamo quando poi parleremo appunto di quello che sta succedendo adesso. Ci fosse stata l'Unione Europea, avrebbe imposto dei cavalli, anzi avrebbe selezionato i cavalli tramite dei burocrati pagati tantissimo, come Luigi Di Maio, migliaia di euro al giorno. Vabbè, adesso stiamo esagerando, non è al giorno, però sono tanti. Per dividere i cavalli appunto in euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, euro 5, euro 6, a seconda dei chili di merda che producevano ogni giorno. Ma non è andata così. Meno male. Perché? Perché mentre si urlava l'emergenza della merda dei cavalli, una grande transizione tecnologica aveva luogo e nasceva negli Stati Uniti un protagonista di quella che divenne poi l'industria automobilistica, ovvero Henry Ford. Senza che nessuno intervenisse e imponesse delle sanzioni, liberamente negli Stati Uniti sorgevano circa 1 migliaio di industrie di quella che era la futura industria dell'auto. Tra questi uno dei protagonisti era Henry Ford, un grande avventuriero più che imprenditore. Mi ha sempre affascinato la sua storia, in quanto egli all'età di 32 anni, 33 mi sembra, adesso non mi ricordo, dovette ritornare a casa, nella casa dei genitori, a causa di ristrettezze economiche, in quanto il pazzo, l'avventuriero, il visionario, si era messo in testa che il futuro, e che in futuro, vi sarebbero state automobili, queste carrozze senza cavalli, appunto, spinte da un motore endotermico. Persino la famiglia di Henry Ford gli sconsigliò di continuare la sua impresa. Ora immaginate se avesse dato retta ai genitori. E di darsi invece la falegnameria. Ma il pazzo, il visionario, l'avventuriero, e ogni grande progresso dell'umanità è fatto e realizzato da persone del genere, continuò avanti per la sua strada, tanto che l'emergenza della merda dei cavalli terminò. Gli Stati Uniti ebbero il grande impulso economico dato appunto dall'utilizzo del motore endotermico. È una piccola storia che mi piace raccontare, dato che sembra che viviamo continuamente in una situazione di emergenza imposta da questo
corpo autoritario e totalitario chiamato Unione Europea, che nessuno capisce da chi è costituito, come funziona e come soprattutto vengono emanate le sue direttive. Chiedete a qualunque persona che cammina per strada di dirvi tre commissari dell'Unione Europea e sarete accolti dal mutismo. E anche da un certo imbarazzo, immagino. Ebbene, noi ci avviciniamo a maggio a questa grande sfida elettorale dove il Partito Nazionale della Fertilità, Piccio Macio, fatti vedere, farà la sua parte. Perché ricordo che il primo punto di questo... Non è il primo punto è la riapertura delle case chiuse. Scusate. Scusa Winston. That's all right. You gotta be careful, driver. Sono scivolato. That's all right. It happens. Stavo dicendo, al secondo punto vi è la Brexit, la grande Brexit, ovvero prendere tutti i rappresentanti di Bruxelles, anche i parlamentari, li portiamo tutti sul dubbio, come diceva il mio amico Giuseppe, tanto non sappiamo cosa pensano, e quindi li portiamo tutti al polo artico, a una temperatura media di meno 35 gradi, dove potranno rimanere con una tanica di gas russo per riscaldarsi, come nei grandi film di fantascienza, non potendo distruggere l'essere alieno, gli alieni, ecco, mi piace pensare a questi rappresentanti dell'Unione Europea come degli alieni che provengono da un altro pianeta, che non pensano come noi, che non hanno gli stessi problemi, e che vogliono conquistare, solamente per il gusto della conquista, la nostra civiltà. Come nei grandi film di fantascienza, gli alieni, non potendo essere distrutti, vengono portati nel polo artico, dove rimarranno congelati, nella speranza che non li trovi nessuno. Ma andiamo oltre. Allora ho fatto l'esempio appunto di quello che era successo alla fine del 1800. E andiamo adesso a discutere di quello che sta succedendo adesso. Ma prima di discutere questo, onde non annoiare il pubblico qui presente, qui sono 21 centimetri, io direi e suggerirei di andare un attimo in pubblicità. E quindi, stacchetto pubblicitario. Vai Ernesto, vai. Va bene, Duce. Scaldali tue giornate d'inverno con Ciucciarin. It's Ciuccia time. Caffè Ciucciarin. Un grande caffè. Una grande miscela. Il caffè che avete sempre sognato e che adesso è disponibile per voi, per tenervi svegli e combattivi ed energici, sia al lavoro e sia quando siete nell'intimità delle vostre case per riprodurvi nella speranza, ecco. Questo è l'augurio del mio partito, il Partito Nazionale della Fertilità. In ogni caso, torniamo alla domanda. Stavamo parlando appunto delle famose linee guida green dell'Unione Europea e del fatto che questo manipolo di pazzi incapaci si sia preso la responsabilità di proibire e stabilire appunto ciò che deve essere fatto in tutto il continente. 400 milioni di anime comandate da un manipolo di burocrati che non rispondono a niente a nessuno. Sotto di loro un Parlamento che non decide niente, i cui membri, o alcuni di loro membri... Mi sono confuso, Winston. Well, sì, come on, scusa, Benito. sì. E vabbè, Well, di qualcosa tu. Brexit. Ecco, bravo, ecco, grazie. Lo spiega tutto in una parola e questo va bene. Oh, si è sbottonato il bottone, scusate. Ecco, allora sposto anche questo. Poi prendo la misura. 18, non va bene. 17, perfetto. Guarda in camera. Guarda in camera. E guarda in camera. Non guarda in camera. È timido. Lo sveglieremo. In ogni caso, stavo dicendo... Un Parlamento dove alcuni parlamentari vengono trovati con le mani nella marmellata, con sacchi di spazzatura pieni di banconote,
milioni di euro. Ebbene, queste persone sono tuttora a piede libero. Credete che qualcuno abbia fatto qualcosa? Questa è solamente la punta di un iceberg. Il Qatar, che non è un problema alla gola, è il Qatar, no, è qualcosa, insomma, sapete di cosa sto parlando. In ogni caso, ebbene, manipolando le menti delle persone tramite una bambina di 16 anni al tempo, cosiddetta Greta, senza nessuna competenza scientifica, si è cercato di manipolare milioni di masse di giovani al grido della transizione ecologica, senza nessuna discussione nel merito, ma un solo movimento emotivo, culminato nella presenza di codesta bambina alla sede delle Nazioni Unite, pensate, dove ella ha fatto un discorso piangendo, dominato dall'assoluta irrazionalità, e arrivando alla baia di Nuova York, sopra uno yacht da 20 milioni di dollari o quel che era, cagando in un secchio. Ecco il filo d'unione tra la merda di Nuova York di fine 1800 e la nuova merda cavalcata, appunto, dalle politiche green dell'Unione Europea. Lo ripeto, un grande partito come il Partito Nazionale della Fertilità non può fare a meno di pensare al benessere del territorio, ma altra cosa è quella di imporre come tale benessere deve essere manifestato. Prendiamo per esempio il cosiddetto motore elettrico. Orbene, sono arrivati sul mercato delle automobili nuovi prodotti, dove la propulsione elettrica sembra essere la soluzione a tutti i problemi. In verità, dal punto di vista geopolitico, neanche politico, neanche oserei dire ingegneristico, tale propulsione presenta dei problemi, alcuni dei quali forse insormontabili. Il primo, le materie prime per fare queste batterie per queste automobili si trovano solamente in pochi paesi del mondo. La Cina, la Russia, alcuni paesi africani, alcuni paesi del Sud America, e le miniere di tali elementi, il litio, manganese, titanio, sono state già acquistate o comunque sono già passate sotto il controllo principalmente della Cina. E vediamo già che esiste quindi un controllo alla fonte di quelle che sono le materie prime con le quali vengono fatte queste batterie, estratte ancora oggi in forma primitiva e causando anche dei severi danni ambientali. Molti di voi diranno, ma anche l'estrazione del petrolio causa questi danni. È vero, è vero. Sto cercando soltanto di togliere l'illusione che se quella che vedete pulita e ben lucidata, che questa batteria non sia causa essa stessa di danni ambientali. Ebbene, queste enormi batterie vengono poste in questi veicoli, batterie dal peso di mezza tonnellata, alcune di esse, per trainare questi veicoli con la potenza ruggente del loro motore. E dopo 200 km si ferma e deve essere ricaricato. Il secondo problema è che i costruttori di queste batterie sono appunto pochissimi paesi, principalmente la Cina, e che anche i grandi costruttori di auto devono acquistare suddette batterie, appunto da pochi fornitori, quello che in termine economico si chiama un oligopolio. Il terzo punto è che dette auto devono essere ricaricate da apposite colonnine. Quindi la trasformazione di tutto questo parco automobili, se fosse tutto, 35 milioni di auto, vorrebbe dire un intervento massiccio a livello architettonico sulle nostre città, la presenza di colonnine dappertutto. Allo stesso tempo, queste batterie vengono alimentate con energia elettrica
E qualcuno questa energia elettrica la dovrà pur produrre. Come viene prodotta questa energia elettrica? Non si sa, mistero. Ma sappiamo che tra le varie emergenze che abbiamo avuto, per ultimo vi è stata l'emergenza energetica. Insomma, tutto un insieme di fattori che fa sì che a livello politico, non economico, la decisione di puntare solamente su un tipo di motorizzazione crei delle conseguenze tali che mi azzardo a pensare che tale fermata di produzione di motori endotermici non durerà molto. Ne vedremo delle belle in questi 12 anni, dato che abbiamo già visto le conseguenze del conflitto in atto in Ucraina e, ahimè, e lo seguo con interesse, l'allargamento del conflitto in Medio Oriente, che nel bene e nel male coinvolge una delle aree economiche più delicate del mondo. Come vedete, è difficile fare previsioni. Figuriamoci a distanza di 12 anni, il 2035. Sarebbe più logico, invece, secondo me, fare in modo che vi sia una sana competizione tra tutte le proposte per un basso impatto, appunto, e un migliore risparmio energetico nella locomozione. Ricordo solamente che in Italia si sono condotti esperimenti, per esempio, di miscele diesel e idrogeno. Piccoli esperimenti, ma che promettono bene. Ricordo solamente quelli che sono stati i tentativi di produrre biocombustibili e così via. Che la scienza faccia il suo corso e che i pazzi, i visionari e gli avventurieri come Henry Ford si diano da fare. Perché questo problema non verrà risolto sicuramente da un manipolo di burocrati con sacchetti di plastica in casa pieni di milioni di euro, ma appunto da pazzi visionari che sapranno vedere il futuro e percorrere da soli quella che la Bibbia chiama la via stretta e tortuosa. Sorge però qui una domanda. Chi ne trae vantaggio da queste imposizioni, da queste direttive? Come fa una bambina di 16 anni che caga in un secchio a attraversare l'oceano e parlare di fronte all'Assemblea delle Nazioni Unite? Tra l'altro adesso che ha parlato a favore dei palestinesi, la bambina gli hanno detto: guarda, togliti, adesso è maggiorenne, togliti pure dai piedi, non ci servi più. È stata eliminata come scoria industriale. Perché a qualcuno giova tutto ciò. E vorrei anche sottolineare il fatto che le automobili rappresentano l'1% dell'impatto ambientale. Vi sono stati degli studi a proposito, ovvero molto poco. Ovvero, anche se andassimo tutti a trazione elettrica, l'impatto ambientale globale continuerebbe ad esservi. Ebbene, la mia opinione è che tutto ciò serva a poche persone e soprattutto a grandi gruppi finanziari, dato che le persone in verità per acquistare automobili spesso si devono indebitare come per acquistare case. Anzi, se voi andate a vedere i bilanci di alcune grandi case automobilistiche, vedrete che il profitto non deriva neanche dalla vendita dei mezzi, ma dal finanziamento degli stessi, venduti appunto agli ignari automobilisti a rate, con tassi di interesse che raggiungono ormai il 15%. Negli Stati Uniti l'acquisto di un'automobile rappresenta la seconda fonte di indebitamento. Capite quindi che un'industria che ha un impatto ecologico del solo 1%, e scusatemi per i numeri, lo so, vi annoio,
Capite quindi che un'industria che ha un impatto del solo 1% a livello ecologico ha invece un enorme impatto su quella che è l'economia globale del paese e soprattutto può rappresentare un'enorme fonte di reddito per enormi gruppi finanziari. Basta imporre alle persone, a ognuno di loro, di cambiare il proprio veicolo. Voglio lasciarvi con questo pensiero fisso. Yes, Benito, excuse me, it's tea time. Sì, Winston, sì, lo so. Yeah, I'm hungry. Adesso Can we vengo, get some tea, lo so, please? è l'ora del tè. È Yes, l'ora del tè. thank you. Scusate, dobbiamo prendere il tè. Ecco lui. Voglio lasciarvi con questo pensiero fisso, deve essere un chiodo fisso adesso che andiamo in queste elezioni europee. Che questi burocrati che si spacciano, e qui abbiamo pure le campane, questo è Mario Draghi che mi aiuta, questi burocrati che si spacciano come persone che pensano notte e giorno al vostro bene, non vi conoscono, non lo pensano al vostro bene. Ne ho visti alcuni, pensano solamente a riempirsi il loro portafoglio. Solo quello. E a comprarsi una macchina. Magari una bella macchina a benzina, un bel 5000 turbo. Tanto, chi se ne accorge? Appunto che questi burocrati che vi condizionano la vita hanno un volto invisibile, non li conoscete. Sapete voi dirmi per esempio chi è stato il parlamentare europeo? Questo non c'entra con i burocrati, ma dato che è stata una notizia di tutti i giorni, trovato con le mani nella marmellata e con dei sacchetti di spazzatura pieni di banconote? Non lo sapete. Sapete forse voi dirmi il nome di 3 commissari europei? A parte Ursula von der Leyen, che quella è matta da legare. Matta da legare. L'unica cosa che fa è andare in giro a farsi selfie. La von der Leyen. È andata a Istanbul, l'ha fatta stare in piedi. L'Erdogan. Come dice il grande Mario Draghi, il dittatore di cui noi abbiamo bisogno. Questo è l'Occidente. I dittatori di cui abbiamo bisogno e quelli di cui non abbiamo bisogno. Ipocrisia allo stato puro. La Ursula von der Leyen che è andata in Cina con Macron. A Macron gli hanno parlato e hanno fatto affari insieme, cinesi e francesi. Alla Ursula l'hanno chiusa in una stanza a giocare con i balocchi. Fai la brava, non rompere le scatole, tanto sappiamo che non conti un tubo. Quindi a parte la Ursula von der Leyen, sapete dirmi voi il nome di qualche commissario europeo? E di cosa si occupa anche? Le campane di nuovo, grazie Mario. Non lo sapete. Stiamo creando un sistema totalitario che vuole condurre la vita di ognuno di noi, imporre il suo schema di pensiero, sopra tutti noi, sulla base di quelle che devono essere per loro i burocrati senza maschera, senza volto, delle leggi morali. Fondamentalmente l'Europa vuole condurre ognuno di noi, ogni cittadino libero, verso l'inferno per fare espiare i nostri peccati e liberarci dal peccato principale, l'amore per il nostro paese. E con questo ho chiuso. Scusate. Oh, finally. Scusa, Can we get some tea adesso now? arrivo. Tea? Arrivo, non ti preoccupare. All right. Ecco, saremo pronti per questa grande sfida europea. L'emozione, scusate. Davanti a noi i nostri valori e soprattutto Piccio Macio, il nostro grande simbolo. Attenzione, non sarà un'impresa facile. Saremo ostacolati. Parleranno in male di noi. Ci sputeranno forse in faccia, ma noi li evitiamo. Perché noi siamo furbi noi, e li evitiamo. Ma andremo avanti per la nostra strada. Il nostro compito, il nostro obiettivo è chiaro. La Brexit. Li spediamo tutti al Polo Nord, questi qua. Dove saranno al fresco e felici. Tutto sommato è anche un'opera di bene. E con questo ringrazio tutti, ringrazio Winston, Yes, thank you, con il Benito, quale adesso yes. vado a farmi un bel tè All righty. e auguro a tutti voi una buona serata. Viva l'Italia! All right, Benito, we're finished now. Can we get some tea? Tea?